Luigi Ghirri, grandissimo poeta, ci dice quello che non è, modesto ed epico. Vi racconto 2 o 3 cose che so di lui, quelle che mi toccano, quelle che mi hanno suscitato domande. Vi dico le cose che ho scoperto, con tutta la riverenza, il rispetto e la semplicità. Vi parlerò della forza sopita, di passaggi, di fantasia, di pathos, di stanze, di distanze, di viaggi e di ordine. Sono Roberto Carlone e racconto storie con fotografie, musica, parole e cinema d'animazione qui sul canale YouTube e nella newsletter da ormai tanto tempo. La mia visione è molto deviante, non allineata. Mi piace scandagliare e cercare la mia risposta alle cose, ed in modo trasversale. Luigi Ghirri 1. La forza sopita. La fotografia è essenzialmente un dispositivo di selezione e attivazione del vostro campo di attenzione. La forza sopita, che conosciamo, che sappiamo, il leone che dorme. E poi la luce che si appoggia sul mondo. Luigi Ghirri, un poeta che la sapeva scovare. Le foto erano preparate, arrivava con il cavalletto il più delle volte e aspettava la luce giusta, una pazienza infinita. Accettava quello che c'era, ci entrava, lo respirava e dietro quella macchina da presa, quella macchina che rubava la luce. Aveva un'intesa con lei, lui suggeriva lei annuiva lui. C'era lui, la sua mente, le sue sensazioni, il suo respiro, la sua fantasia del mondo, pure gli oggetti, e trovava l'anima. Nell'adesso dello scatto trovava un prima e un poi. E poi la nebbia che avvolge sempre tutto, che pare sfocare, porta in un ambito di sogno. La conosco quella sensazione, di quando a piedi andavo a scuola, attraversavo le piazze in diagonale di cui non vedevo i confini, ma sapevo fossero lì, eppure mi perdevo. La piazza era lì, eppure era diversa, mi parlava, anzi sussurrava di segreti e mi faceva perdere la strada. La soglia identifica il punto di passaggio tra il mondo interno e il mondo esterno. La parola soglia non significa soltanto la linea di passaggio tra la strada e l'interno della casa, ma viene utilizzata in senso metaforico per indicare un confine tra l'interno, quello che pensiamo, quello che vediamo, quello che possiamo vedere, quello che dobbiamo vedere e quello che invece vediamo nella realtà e che determina un'osservazione comune. Questo punto di equilibrio tra mondo interno e mondo esterno, in fotografia, penso di averlo identificato con l'inquadratura. È ovvio che non basta fotografare una porta chiusa o una porta spalancata verso una strada oppure, al contrario, verso l'interno della casa. Il problema, al contrario, è superare la semplice riproduzione della soglia e farla diventare un elemento sia dello spazio che del tempo, soprattutto dello spazio, un elemento di accesso alla visione del mondo esterno. Accesso ad un altro mondo, il mondo degli inferi, il passaggio verso uno sconosciuto, e lui ce lo presenta così. Quello che per lui era lo sconosciuto, guardandolo, odorandolo, ascoltandolo, lo ha capito. Superare una soglia, la soglia che ci permette di entrare nella profondità e nello sconosciuto, non documentare, ma raccogliere e viaggiare nel sospeso liminale dei confini della forma. Le prime volte che guardavo le sue foto mi chiedevo cosa ci sarà di tanto speciale. Quante volte sono stato davanti a quelle colonne nel nulla, senza più cancello. Il cancello cancellato. Era normale cominciare a fare fantasie. Chi viveva quella casa che non si vedeva? Chi percorreva quel sentiero per entrare in quei campi? Per chi si apriva quel mondo? E intanto eri già entrato con la fantasia, avevi varcato la soglia spazio-temporale di quel silenzioso, abbandonato portale. Viaggiavi. E mi sembrava normale, e tutto diventava evanescente. Si perdeva un poco quel chiaro, inutile confine.
Diventava un sogno pazzesco, fare di un confine un sogno, e lui ci riusciva, ti portava dentro pur standone fuori, ti portava con lui ad esplorare il nuovo e lo sconosciuto, volavi via. Un poco come Peter Pan. Sì, ecco, è come una fiaba, un perdersi, un continuo creare nuovi significati stratificati, continui, infiniti. Uno può avere una fantasia del mondo, no? Ma attenzione, non è un mondo parallelo, è il mondo parallelo. Ogni oggetto, ogni istante, ogni confine, ogni visione ne ha diversi, sovrapposti, contemporanei. Mi viene da dire, avete presente quando spiegavano le stampe dei libri a colori? Prima una lastra ciano, poi una magenta, poi una verde, e quando non erano ben sovrapposte veniva quel tipo di immagine doppia, sovrapposta, un po' sfocata. Ecco, lui vedeva tutte le sovrapposizioni e ne sceglieva una sola, un'immagine non completa, non urlata, uno strato solo, o meglio un sottostrato. C'è un'eternità quasi ferma che ti trasmette quella terra. La sua fotografia era questa eternità, questo essere sempre uguale a se stessa. Non è quel cambiamento frenetico imposto dal commercio dell'essere umano, di tutto, che tutto ormai brucia. Luigi Ghirri 2. Ordine. Penso che ci siano nella realtà tanti mirini, tante finestre già delineate. Possono essere il televisore, lo schermo del cinema, l'arco di trionfo nella pianura, il cancello aperto dentro una rappresentazione pittorica, il cancello aperto nella realtà, la porta spalancata sul pianerottolo o la finestra della nostra stanza. Ci sono tanti percorsi già segnati per guardare la realtà. La macchina fotografica semplicemente dovrebbe essere una sottolineatura di queste indicazioni già presenti, di questi punti di attraversamento tra un interno ed un esterno. Comunque, la scelta dell'inquadratura è un lavoro profondo sul sistema di rappresentazione, sulla scoperta di una realtà che è presente all'interno della realtà. Lui voleva una sorta di ordine e quando lo riconosceva o gli si presentava, allora scattava la foto. Come per dire, eccolo qui, l'ho trovato, vedete che esiste? Ma era un mondo suo, fatto di sue fantasie, che erano, che sono anche le nostre, solo che non lo sappiamo riconoscere, o ci vergogniamo a dirle, a metterle in mostra. Il nostro mondo cabalistico e fantastico. Quel punto di passaggio del ci credo, non ci credo, è diverso da come lo vedono tutti. Geometra, per la normalità anonima dei geometri. Fotografa luoghi al limite di un'arte imposta dagli uffici comunali. Gli dà o cerca un'anima.
Si rende conto che il paesaggio italiano è cambiato. Le periferie sono luoghi che esistono. Libero, con il suo sguardo libero, che cerca di far librare anche noi in un mondo incasellato di banalità, dandogli però l'affettività di un album di famiglia, una famiglia allargata, la famiglia che tutti abbiamo, che ci impiglia nelle ricorrenze dalle quali tutti vogliamo liberarci, ma che ci dà senso di appartenenza. Etica, epica, etnica, pathos. Luigi Ghirri, 3. Relitti, quello che c'è, quello che resta di cui non so niente, come se io entrassi nella vita di qualcuno, come se mi intrufolassi e volessi sapere. Fotografa un'attesa e fotografa un'assenza. Come se dicesse fuori di qua, subito, adesso, e lasciatemi solo. È un intruso che capisce al volo le persone che lasciano le loro tracce. Anatomopatologo, ricostruire la vita di una persona, di un luogo, sulla base degli oggetti che giacciono, riposano nella quiete della luce. Luigi Ghirri è il fotografo anche del silenzio. Forse solo per chiarire a se stessi cosa sia quella cosa lì che ho davanti e da cui mi sono lasciato colpire. E se vai davvero in profondità, vai alla sua essenza e allora diventa universale e comunicativa. Fotografo io per te. Primo, perché ci sono arrivato prima. Secondo, perché lo so fare meglio di te e arrivo a comunicarlo meglio di te e più in fretta. Forse le stesse cose che senti anche tu. Lascia fare a me. Dove c'è il caos, cerca e trova e ci presenta un ordine, un disegno. Luigi Ghirri, 4. Viaggi minimi. C'è una cosa, fin da piccolo che lo segna, le cartoline del padre e la sorella maggiore maestra. Gli Atlanti sono i suoi sogni. In questo mi sento molto vicino, adoro le cartine, le mappe, forse perché non riesco a capire mai dove sono e voglio qualcosa che mi confermi che sono proprio lì, non in un posto soggettivo, ma in un posto condiviso. E poi perché sognare ad occhi aperti di fronte a una mappa è un gusto bambino che alcuni di noi portano sempre dentro, è una sete del viaggiare, di una erranza che appartiene ai solitari, ai meditativi e anche a tanti fotografi. Lui scardina tutto questo e prima di intraprendere il suo viaggio fisico in Italia ne fa uno che è la negazione del viaggio. Prende l'essenza dei luoghi e li fotografa direttamente dagli Atlanti, il suo sogno. E lo dice a tutti. Nomina. Basta solo il nominarlo, che ci siamo dentro, che lo navighiamo o che forse lo osserviamo estasiati dall'alto nel nostro oceano immaginario, in una vastità infinita. La stessa cosa succede per il deserto. Una parola fotografata che ne rivela la trama del tessuto, di quelle cartine che avevamo tutti in classe. Lui ne evidenzia ancor di più le trame ed attraverso di loro noi siamo nel deserto, siamo il deserto. Non ho cercato di fare delle fotografie, ma delle carte, delle mappe che fossero contemporaneamente delle fotografie. Questo ci ha detto. Ma chiudiamo il capitolo con un mare vero, sempre nominato. Ho iniziato occupandomi delle fotografie che vedevo per strada, quindi tutte le immagini che sono di fruizione pubblica. Le fotografie che vedevo per strada, qualsiasi tipo di immagine che trovavo lungo il mio percorso esistenziale. Sono segni, segnali lasciati dall'uomo che non possiamo più ignorare. Man mano che procedevo, vedevo che potevo, relazionandomi con questo tipo di immagine, ricostruire un doppio del mondo. Era uno scavare in quello che è il significato profondo dell'immagine nella contemporaneità, nel nostro vissuto quotidiano. Luigi Ghirri è una prospettiva rinascimentale. Dava ancor più distanza, quasi come per rispetto, alle cose che riconosceva o amava.
o lo spingevano in altri mondi e allora lo stemperava, lo diluiva, lo allontanava rarefacendolo con quei colori tenui che giuro non si possono solamente effettuare durante lo scatto sapientemente, scegliendo luce e pellicola e anche sovraesponendo, ma secondo me si esaltano con la stampa sapiente. Forse con l'aiuto di qualcuno, un fido scudiero, anche solo in un secondo momento, e questo era il suo scudiero. E qui penso un poco come faceva Fellini con i suoi collaboratori, cercava la densità che poteva dare la sua rarefazione. E trasformare un oggetto metafisico, misterioso. Era un ritrattista del pensiero, una dimensione invisibile che sta davanti ai nostri occhi, no una documentazione cronachistica, ma intento a inquadrare quella porzione di spazio dove si intersecano mondo concreto e mondo delle rappresentazioni, riuscendo infine a individuare un interstizio tra queste due dimensioni da cui si intravede lo spazio infinito della complessità. Luigi Ghirri, finale. È difficile dire perché una stanza, le pietre di una strada, l'angolo di un giardino mai visto diventino nostri. È una intensità totale che ci fa dimenticare che tutto questo esisteva e continuerà ad esistere al di là dei nostri sguardi. Ecco, questa era una parte del mio Luigi Ghirri. Vi ringrazio per aver seguito questo viaggio. Vi ricordo che per sostenermi potete mettere un sonoro mi piace e iscrivervi al canale. E dirlo anche alle vostre amiche, ai vostri amici, in modo da allargare questa piccola ma strenua comunità che sta crescendo sempre di più. E se poi vuoi sostenerci anche economicamente, TP è la parola magica. TP, tip come mancia con 3 E. E siamo un canale libero e indipendente e vogliamo continuare ad esserlo per poter pubblicare i nostri contenuti gratuitamente. Se hai i mezzi per farlo, puoi iniziare a pensarci e farai parte di coloro che saranno le colonne portanti di questa circolazione di idee e di contenuti, per migliorarli e per dargli forza. Grazie tanto e un bacio che dura fino al prossimo video. E finiamo con un sorriso, il motto fotografico di Leonardo da Vinci quando inventò la fotografia. Era la realtà, già non l'è più. Ciao.